Ciao a tutti homebrewers e appassionati. È arrivato il momento di parlare di un aspetto fondamentale dell'homebrewing, senza il quale correremo dei grossi rischi con le nostre produzioni. Sto parlando di detersione e sanificazione. Durante la cotta, il mosto viene a contatto con diverse attrezzature, tra le quali pentole, cestelle, filtri, tubi, rubinetti, mestoli, eccetera. Ed è fondamentale che tutte queste attrezzature siano ben pulite e igienizzate. Prima di tutto non devono avere incrostazioni o residui di precedenti cotte, dove si annidano microrganismi tra cui batteri, funghi, che potenzialmente potrebbero infettare il nostro mosto, che essendo una soluzione zuccherina, piena di nutrienti provenienti dai grani come proteine e minerali, rappresenta un ottimo terreno di crescita per molti microrganismi, che andrebbero a competere con il nostro lievito, che dovrebbe invece essere l'unico microrganismo autorizzato a moltiplicarsi e nutrirsi del mosto, per darci una birra finita dal profilo desiderato e stabile. Alla detersione segue la sanificazione, che consiste nel trattare le attrezzature con sostanze che neutralizzano o bloccano la crescita dei microrganismi. Esistono tanti prodotti che possono fungere sia da detergenti che da sanificanti, con diverse caratteristiche e meccanismi di azione. Tra i più comuni troviamo i seguenti. Ipoclorito di sodio o candeggina. È un buon detergente e sanitizzante. Ha il potere di dissolvere la materia organica e neutralizza i microrganismi. Va usata quella non profumata. La diluizione ideale è del 4%. Attenzione a non diluirla con acqua troppo calda perché il cloro tende a evaporare prima. Non andrebbe utilizzata sull'acciaio inox perché a certe concentrazioni e tempi di contatto può corroderlo, mentre sui fermentatori in plastica, rubinetti e tubi non c'è nessun problema. Il tempo di contatto consigliato è di almeno 15 minuti, dopodiché andrebbe risciacquata abbondantemente con acqua tiepida o calda perché per la sua consistenza non va via subito. Se dovesse rimanere un po', oltre a creare problemi durante il processo, può dare alla birra un sapore medicinale dovuto alla formazione dei clorfenoli per reazione del cloro con l'alcol. Soda caustica. Chimicamente è idrossido di sodio. È una sostanza che sciolta in acqua diventa fortemente basica, da maneggiare con molta attenzione perché produce calore e come dice appunto il nome è caustica. Richiede tempi di contatto maggiori, fino a 2-3 ore, e va risciacquata abbondantemente per togliere i residui alcalini. Richiede infine un lavaggio acido. Acido peracetico. Ampiamente utilizzato in birrificio, ha un grande potere battericida e fungicida. Si usa in soluzioni a concentrazioni tra lo 0,2 e l'1% e richiede un tempo di contatto ridotto, dai 5 ai 30 minuti. Difficile da reperire in piccoli volumi e di breve scadenza per la sua volatilità, per questo in ambito casalingo non è tra i più comuni. Altri detergenti acidi, come Starsan, Saniclin e simili, sono detergenti acidi, in genere a base di acido fosforico, con tensioattivi. Esistono varianti schiumogene e meno schiumogene. Quelle più schiumogene favoriscono un maggior tempo di contatto, agiscono rapidamente in pochissimi minuti e secondo i produttori non richiedono risciacquo finale. Ci sono altri prodotti molto comuni in homebrewing, ampiamente utilizzati in passato ma che oggi sono stati rimossi tra i sanificanti per la loro ridotta efficacia. Metabisolfito di potassio, ampiamente utilizzato in campo enologico, è un antiossidante, inibitore enzimatico dei processi ossidativi, inibisce inoltre la proliferazione dei microrganismi ed è un buon conservante. Quindi agisce da batteriostatico, cioè non fa proliferare i microrganismi presenti, ma non è in grado di neutralizzarli. Chemipro Oxy. Composto da percarborato di sodio, in acqua sviluppa perossido di idrogeno, ha quindi esclusivamente azione ossidante. Non è considerato un sanitizzante efficace. Adesso vi mostro come procedo con la detersione e sanificazione delle mie attrezzature. Il primo step, abbiamo detto, è una buona detersione delle attrezzature, che andrebbe fatta subito dopo l'uso, per evitare che i residui appiccicosi di mosto si incrostino e diventino ostici da rimuovere. Per una buona detersione può essere sufficiente l'utilizzo di un detersivo per piatti e stoviglie, una spugna dedicata e scovolini per raggiungere tubi, rubinetti e superfici meno accessibili.
Nel caso di attrezzature non deterse subito dopo l'uso però, le incrostazioni di mosto potrebbero essere molto difficili da rimuovere. In questo caso è meglio fare un passaggio con detergenti più performanti, come i detergenti enzimatici. I detergenti enzimatici sono ampiamente utilizzati in birrificio, sono in grado di rimuovere o ammorbidire qualunque incrostazione, facilitandone poi l'eliminazione con spugne e scovolini. Quello che uso io è l'Enzibrass e mi trovo molto bene. Lo uso principalmente per la pentola, il cestello e le griglie filtranti, ma è valido anche per fermentatori in plastica, rubinetti e tubi. Le dosi consigliate dalla casa sono di 10-15 grammi per litro, con acqua calda tra i 45 e i 60 gradi e un tempo di contatto di almeno 30 minuti. In birrificio certamente sui grandi tini e su superfici meno accessibili, più difficili da detergere, si adoperano queste concentrazioni. In ambito casalingo io utilizzo 5 grammi per litro, verso la soluzione nella pentola e scaldo a 55 gradi, quindi lo lascio agire per almeno 15 minuti. Per far raggiungere bene tutte le pareti potete usare la pompa della vostra pentola con un tubo di gomma all'estremità, in modo da direzionare la soluzione in ogni superficie. Oppure vi consiglio questa soluzione molto pratica ed efficace, questo accessorio di cui metto il link in descrizione, che vi permette con la pressione della pompa di spruzzare il detergente in ogni direzione, lasciandovi liberi di fare altro. Una volta finito il ciclo, le incrostazioni saranno in gran parte dissolte, ma in parte solo ammorbidite, quindi vi consiglio di svuotare la pentola e strofinare con una spugna e scovolini per rimuovere efficacemente i residui più incrostati. A questo punto dovete sciacquare abbondantemente con acqua, anche se il prodotto non ha tensioattivi e si lascia risciacquare facilmente. Per finire va fatto un risciacquo acido per rimuovere e neutralizzare i residui del prodotto. Per il risciacquo acido io preparo una soluzione di acido citrico con 30 grammi in 10 litri, quindi 3 grammi per litro, e lo faccio scorrere con la pompa per 10-15 minuti. Quindi svuoto e risciacquo con acqua per togliere residui di acido, che se dovessero rimanere potrebbero essere un grande problema per il pH in ammostamento. Per esperienza, dimenticandomi di sciacquare la pentola, mi sono trovato un pH di mesh intorno a 4. È anche vero che l'acqua da rubinetto che utilizziamo per risciacquo può contenere tracce di microrganismi, anche se in teoria è trattata con il cloro e dovrebbe essere microbiologicamente pura. Ma anche se così non fosse, non è un problema in questo caso, perché il mosto che va a contatto con le nostre pentole va poi in una lunga bollitura, dove verrà totalmente sterilizzato. Tutto ciò che viene a contatto con il mosto a freddo post bollitura invece è essenziale che sia non solo deterso ma ben sanificato. Io utilizzo sanificanti acidi come Saniclean o Starsan alla diluizione indicata al produttore, preparo 5 litri che metto nel fermentatore precedentemente pulito con i comuni detergenti casalinghi. Chiudo tutto ermeticamente e agito bene per distribuire il prodotto e lo lascio qualche minuto. Per le altre attrezzature uso sempre la stessa soluzione ma con uno spruzzino. Io preferisco i sanificanti non schiumogeni e tendo a non risciacquarli. Sono fatti apposta per lo scopo e non ho mai percepito sapori medicinali. Per quanto riguarda le bottiglie invece, se usate bottiglie nuove, io non conoscendo le condizioni in cui vengono inscatolate e non avendo nessun tappo a copertura, preferisco comunque fare un lavaggio con uno scovolino e un po' di sapone per piatti. Per le bottiglie usate, allo stesso modo, insisto con lo scovolino, sciacquo abbondantemente e metto ad asciugare. Poi controllo in controluce che non ci siano residui di birra o di lievito, se dovessero rimanere, allora bisogna insistere anche con candeggina diluita. Una volta asciutte, metto la pellicola di plastica per conservarle e averle pronte e pulite senza polvere il giorno dell'imbottigliamento. Il giorno dell'imbottigliamento, se volete, potete anche sciacquarle un paio d'ore prima con un sanitizzante non schiumogeno come Saniclean. Inizialmente io sanitizzavo anche i tappi, oggi mi limito a detergere bene le bottiglie come descritto e riempirle senza sottoporle a nessun sanitizzante. Va ribadito che la birra finita è un prodotto stabile poiché ha acquisito un certo grado alcolico, un pH acido, si considera stabile la birra con un pH sotto i 4.6, infine il lievito se ha lavorato bene non ha lasciato più zuccheri e sostanze nutritive, e ci sono anche i conservanti del luppolo. Se abbiamo fermentato però con lieviti poco attenuanti, che non digeriscono maltotriosio e zuccheri complessi, attenzione alle contaminazioni da lieviti diastasici, che sono in grado di digerire anche il maltotriosio e zuccheri complessi, portando poi a un'imprevista e indesiderata sovracarbonazione della birra.
Questo è un classico problema di noi homebrewers che siamo soliti fare stili di birra diversi con numerosi ceppi di origine e caratteristiche diverse. In questo caso, oltre a detergere bene le bottiglie, se avete il dubbio potete passarle con un buon sanificante. Fate attenzione anche a dove conservate le vostre attrezzature. Sarebbe ideale uno spazio dedicato o quantomeno dove non ci sia sporco e polvere a contatto. Sarebbe meglio distinguere le attrezzature più delicate da mulini e confezioni di grani e malti perché per natura sui grani vivono lieviti selvaggi ed è meglio tenerli lontani dalle attrezzature, dai tubi e tutto ciò che utilizziamo per imbottigliare. Un consiglio che vi do per avere tutto sempre ben pulito è quello di lavare le attrezzature subito dopo l'uso e prima dell'uso. In sintesi, è bene conoscere i detergenti e i sanificanti, il loro meccanismo di azione e le caratteristiche principali, come i materiali su cui vanno utilizzati e non, le concentrazioni di utilizzo e se necessitano o meno di risciacquo. Fate sempre attenzione e non improvvisate o sperimentate mix tra i sanitizzanti. Ricordate che quelli basici e quelli acidi non dovrebbero mai essere mescolati, ma sempre utilizzati in step separati e con risciacqui intermedi, perché c'è il rischio che si producano dei vapori potenzialmente tossici, come quelli che sviluppa la candeggina reagendo con detergenti acidi. La sanificazione è una tematica importante, però non vivetela con ansia e psicosi da infezione. Se non vi comporterete troppo male è difficile sviluppare una vera e propria infezione del mosto che vi costringa a buttare tutto, anche se il rischio c'è sempre e può capitare quando meno ve l'aspettate. Ricordate che è essenziale una buona detersione di tutte le attrezzature, non è necessario invece sterilizzare o sanificare tutto, in particolare le attrezzature che vengono a contatto con il mosto pre-bollitura, mentre vanno sempre sanificate le attrezzature e il fermentatore a contatto con il mosto dopo la bollitura. È in questa fase che è richiesta la massima attenzione. Lavatevi spesso le mani prima di lavare le attrezzature e possibilmente utilizzate dei guanti di gomma puliti. Procuratevi spugne, scovolini, panni, asciugamani e secchi per uso esclusivo brassicolo e cambiate frequentemente le spugne, che sono un terreno di crescita ideale per muffe e microrganismi indesiderati. Stesso discorso per i fermentatori in plastica, tubi, rubinetti, sarebbe ideale cambiarli con una certa frequenza. La plastica con numerosi lavaggi inoltre tende a graffiarsi e nei solchi dei graffi possono rimanere microrganismi talvolta anche molto resistenti ai sanitizzanti. Mantenete anche l'ambiente di lavoro pulito, perché la polvere durante le varie operazioni si può distribuire nell'aria e arrivare nel mosto che è molto delicato nella fase post bollitura. Evitate anche di parlare davanti al mosto freddo, perché l'aerosol che producete quando parlate può trasmettere particelle di saliva e di microrganismi anche a diversi metri e anche questa via di trasmissione non va sottovalutata. Per le bottiglie è sufficiente che siano ben pulite e prive di residui. Anche se molti lo fanno in diversi modi, a mio parere non è necessario sterilizzarle, personalmente non l'ho mai fatto. A birra finita è difficile incorrere in una futura infezione, preoccupatevi invece di trasferirla e imbottigliarla principalmente limitando il contatto con l'ossigeno, per non alterarne le qualità organolettiche. Spero di aver detto tutto quello che vi necessita per comprendere come detergere e sanificare le vostre attrezzature, minimizzando il rischio di infezione della birra. Spero anche di non aver detto cose errate o mal spiegate. È una tematica abbastanza discussa, spesso si trovano pareri discordanti sui sanificanti e sul loro utilizzo, e prodotti e pratiche che prima erano considerate valide sono state poi rivalutate sulla base di nuove evidenze scientifiche e test effettuati sul campo. Vi ho esposto il mio metodo personale, il mio modo di vedere e di affrontare questa tematica all'atto pratico. Non posso essere del tutto certo della validità dei passaggi che eseguo io, ma per la mia limitata esperienza, in 60 cotte ad oggi non ho mai avuto un'infezione della mia birra tale da dover buttare tutto. Certamente è probabile che dei microrganismi o altri lieviti abbiano potuto contaminare qualche mia birra, alterandone il profilo magari. Ci sono infezioni che non rendono subito la birra imbevibile, ma che richiedono tempo o possono sovracarbonarla. Comunque, se avete trovato degli errori, delle incongruenze sui passaggi e sui prodotti che ho descritto, vi prego di scriverlo nei commenti. Il confronto fa sempre bene ed è di crescita per tutti. Voi invece, che tecniche utilizzate? Quali sanificanti non potete fare a meno? Ci tengo sempre a sapere il vostro parere. Se conoscete anche altri prodotti che non ho citato o vi è rimasto qualche dubbio, scrivete sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportarmi. Ci vediamo al prossimo video.